Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, quest'oggi andremo a vedere come si crea un database all'interno della nostra istanza SQL Server Express. Quindi vedremo effettivamente come creare il database per poi poter iniziare da subito a lavorarci. C'è comunque un mondo dietro al database di manutenzione, di gestione, di vedere come funzionano le cose, che è abbastanza vasto. Io vi farò vedere un overview molto rapida di quello che c'è dietro al database, ma non sarà tema di questa lezione andare a fare approfondimento su tutti gli aspetti, anche perché altrimenti staremo qui, penso, un'oretta, due a vedere un po' tutto. Le approfondiremo magari avanzando col corso, vedremo alcuni di questi aspetti. Considerate che comunque la manutenzione di un ambiente SQL è un lavoro vero e proprio, quindi al di là della programmazione, della creazione delle tabelle, delle store procedure, tutto quanto, mantenere un database è un lavoro dedicato al basis, quindi è proprio un'attività vera e propria. Ovviamente voi siete qui a fare questo corso e inizialmente gestirete un po' in autonomia il database, quindi è giusto sapere anche cosa sta un po' intorno al database. Bene, non perdiamo altro tempo e apriamo il nostro Management Studio. Ovviamente, se non sapete che cos'è, andate a seguire le lezioni che abbiamo fatto in precedenza. Ci colleghiamo alla nostra istanza di SQL Server Express e eccoci qua. Allora, qui sulla destra vedete, questo è il nome della nostra istanza. Facciamo anche uno zoom così vedete un po' meglio. Vedete, in cima abbiamo proprio l'istanza SQL Server su quale stiamo lavorando, perché ipoteticamente noi potremmo fare file, connetti, e qui mettiamo un'altra istanza e comparirebbe un'altra istanza sotto, quindi potremo lavorare con il nostro Management Studio su più istanze SQL Server. Subito sotto vediamo la voce database. Allora è chiaro che qui andremo a creare il nostro database, quindi possiamo anche fare clic sul più, così si apre quello che c'è sotto. Allora vediamo velocemente. Database di sistema sono cose che non dovete andare a toccare, altrimenti scassate ovviamente la vostra istanza SQL. Sono dei database che funzionano da soli e raccolgono delle informazioni. Ve la faccio molto semplice. Allora, questi qua quindi li lasciamo stare. Andiamo a fare clic destro sulla voce, sulla cartella database, quindi non su database di sistema, ma lo facciamo su database, ok? E qui vedete compaiono un po' di voci. Facciamo nuovo database. Compare questa finestra. Allora, in cima andiamo a mettere il nome del nostro database. Allora io lo chiamerò Master Class SQL Server. Ok, allora questo è un nome lungo. Considerate che quando comincerete ad avere un database, n database, e poi andate a fare le query, può essere che dovete scrivere nome database, nome libreria, nome tabella. Quindi ad esempio io ho scritto questo, vedete, è un nome lungo, quindi quando andrete a fare le query dovete scrivere tutta questa cosa qua. Allora l'ideale sarebbe sempre fare database con nomi corti, così è più semplice poi da scrivere nel codice. Quindi potremmo fare degli acronimi, ad esempio Masterclass MC SQL Server, ok, MCSS, che starà per Masterclass SQL Server. Allora vi invito a farlo uguale, in modo che dopo, quando andremo a fare le query più avanti, scriveremo tutti quanti lo stesso identico codice. Ok, proprietario lasciamo predefinito, siamo noi che lo stiamo creando, che siamo degli amministratori. Poi più sotto, vedete, su questa parte qua ci chiede di definire il file che conterrà i nostri dati, ok, che è questo qua, dati righe, e il file che conterrà il nostro log di sistema. Il log di sistema traccia più o meno tutto quello che avviene all'interno del nostro database. Succedono degli errori, attraverso il log si possono ripristinare i dati. Ipotizzate che avete una tabella di milioni di righe, fate un delete all'interno della tabella e cancellate 500.000 righe per errore. Attraverso il file di log si può andare a fare un ripristino dei dati che erroneamente avete cancellato. Allora, questo è un po' complesso, conviene sempre comunque gestire i backup e tra poco vediamo come funzionano. Ad ogni modo, qui diciamo lasciamo un po' tutto quello com'è. Quindi lui qua mette un nome logico che sarà MCSS, che è il nome del database, e l'altro si chiamerà _log. Poi andiamo a vedere dove sono questi file. Qui dice che è primario e qui dice che non è applicabile, lasciamo tutto così com'è. Qui dice con quanti mega deve partire il nostro database, quindi noi allocheremo uno spazio di sistema
predefinito quando attiveremo il nostro database. Ipotizziamo, possiamo lasciare anche 8 mega, non è questo il problema, tanto qui sapete che con SQL Server Express potete gestire al massimo 10 giga per ogni singolo database. Quindi qui potremmo mettere ad esempio facciamo anche 100 mega, così lui parte da 100 mega. Stessa cosa il log, se io qua metto 100, ok, a prescindere che io stia occupando effettivamente questo spazio, lui comunque li alloca su disco, quindi li vedrete sparire dal vostro disco dati. Adesso io qua effettivamente lascio 8, così porta via poco spazio nel mio disco. Qui cosa dice? Aumento incrementale dimensioni massime. Allora, qui andiamo a definire, vedete, se clicchiamo sui puntini, andiamo a definire se attivare o non attivare l'incremento automatico del database. Quindi cosa significa? Quando noi qui avremo raggiunto questo spazio che abbiamo allocato per il nostro database, incrementerà in automatico dei mega che noi andiamo a definire qua. Quindi ad esempio se lo attiviamo, perché se non lo attiviamo quando raggiungiamo il limite che abbiamo impostato qua, basta, il database si ferma. Se mettiamo 1 giga, quando abbiamo raggiunto 1 giga il database si ferma, quindi è sempre buon uso lasciare l'opzione di default che mette. Qui mette 64 mega, ok, allora io decido che per me va bene aumentarlo di 30 mega al colpo, quindi significa che quando io arriverò a 8 mega li ho occupati, in automatico, ipotizziamo che sto anche scrivendo, in automatico lui andrà ad allocare ulteriori 30 mega e quindi arriverò a 38 mega di database, che poi resteranno sempre quelli, non torneranno mai indietro se io vado a cancellare dei dati. Arriva al limite di 38 mega, ne aumenterà ancora altri 30, andiamo a 68 mega. Ogni volta che lo incrementa poi il database non torna più giù. Poi possiamo mettere le dimensioni massime del file. Possiamo mettere un limite, quindi quando incrementa, quando arrivi a 1 giga ti stoppi perché non voglio che tu vada oltre. Ipotizziamo che abbiamo un problema di spazio sui dischi, sappiamo che abbiamo 100 giga sul nostro disco, quindi mettiamo un limite per non portare a zero il disco. Ipotizziamo che l'abbiamo installato sul disco C dove c'è il sistema operativo, questa potrebbe essere un'operazione critica perché se il disco C va a zero ovviamente si pianta il sistema operativo, quindi questo potrebbe anche essere utile. Però tendenzialmente, come avete visto nelle lezioni precedenti, ho installato il mio SQL Server in un disco a parte, in un disco dati, quindi non dove c'è il sistema operativo. Quindi oltre al vantaggio in lettura e scrittura che mi dà il disco parallelo, ho anche il vantaggio che riesco a salvaguardare meglio il disco del mio sistema operativo. Quindi se potete usate sempre un disco dati, se non ce l'avete fate una pensata a mettere eventualmente a un limite. Ovviamente ricordo che l'Express ha 10 giga di limiti, quindi già quello è un limite che vi impone l'istanza, però se usate altre versioni avete praticamente spazio illimitato. Quindi io qua adesso lascio illimitato, che va benissimo anche così, lasciamo ok. Quindi come vedete ho messo 30 mega, devo fare la stessa cosa anche per il file di log, che potenzialmente il file di log potrebbe diventare anche più grosso del database stesso, perché va a memorizzare tutti gli inserimenti delete che andiamo a fare per poi eventualmente andare a compiere dei ripristini. Allora anche qua io lo configuro con 30 mega incrementale e lo lascio andare comunque all'infinito. Sarà comunque una cosa da monitorare se fate cose complicate e andate a gestire veramente milionate di record. Perfetto, se andiamo sulla destra lasciamo sempre tutto com'è. Qui vediamo praticamente, vedete, se io prendo questo percorso qua e vado sul mio esplora risorse, ok, e lo incollo, vado esattamente praticamente dove è installato il mio SQL Server, ok, che qui era sul disco dati, il disco D, e qui è installato il SQL Server. Dentro il SQL Server lui ha creato delle cartelle dove ce n'è una, ok, MSSQL MySQL Server, ok, Management Studio SQL Server, scusate, e qui c'è il data, ok, qui è dove memorizza tutti i database, quindi vedete ci sono anche quelli di sistema. Allora qui io adesso prima avevo fatto un database test, adesso lo cancelliamo e vedete qui lui va a memorizzare tutti i database che sono presenti all'interno del SQL Server. Questi database sono quelli di sistema, quindi non tocchiamoli, mi raccomando. A parte che anche se voi provate a rinominarli, quando i database comunque sono aperti non riuscite a rinominarli nemmeno a cancellarli. Poi vi faccio vedere anche il perché di questo.
Allora, quindi lui mi sta dicendo: guarda che io in questa folder andrò a memorizzare il database che tu vai a creare. Perfetto, a noi va bene lasciarlo qui, non andiamo a fare cartelle di suddivisione, di mettere il database su altri dischi. Per il momento restiamo tutto così com'è. Quindi lasciamo che il file di dati e il file di log rimangano sul percorso che lui ci va ad indicare, che va più che bene. Poi andiamo sul menu opzioni. Ok, allora tutte le voci che vedete qua le lasciamo così com'è, non stiamo qua a guardarle perché sennò non finiamo più. A noi va benissimo utilizzare le impostazioni standard per i fini di questo corso, che arriverete ad utilizzare tranquillamente il SQL Server per le vostre analisi, per memorizzare i vostri dati. Va benissimo così. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è la parte in alto. Allora qui vedete regole di confronto. Qui potete andare a selezionare la codifica di quello che andate a scrivere all'interno delle nostre tabelle. Quindi noi lasciamo predefinito, così quando noi andremo a creare metterà quella di default che a noi va benissimo, ok? Adesso non stiamo qua a cercarla, quindi lasciamo predefinito. Ma se dovete per caso utilizzare una specifica codifica di caratteri, la scegliete e mettete quella che volete. Ad esempio l'UTF-8 gestisce la E accentata, la I ad esempio, adesso io non lo so, non gestisce la E accentata, quindi magari vi compare un carattere ASCII che non dice niente, quindi la codifica è appunto i caratteri che compongono le lettere della nostra tastiera, mettiamola così, e quelli sono quelli compatibili che poi potremo gestire all'interno del database. Quindi lasciamo predefinito, così ce lo mette lui e va bene quello che andrà a mettere. Qui c'è, questo lo vediamo tra poco, modello di recupero, livello di compatibilità. Qui se poi dobbiamo fare magari del linked server perché dobbiamo connetterci a un'altra istanza che hanno dei dati che dobbiamo comunque andare a leggere, ok? E scusate, quell'istanza si deve collegare a noi e magari quell'istanza è con una versione 2016, allora dovremo pensare di mettere anche la nostra il nostro database, dovremo renderlo compatibile col 2016, perché ovviamente nel 2016 ci sono cose in meno rispetto alla versione 2019, però noi stiamo partendo da zero, quindi mettiamo assolutamente l'ultima versione, che è quella che ha più componentistica in assoluto, più cose funzionanti. Qui tipo di dipendenza lasciamo nessuno. Vediamo un modello di recupero, che è la cosa che può interessare. Allora noi lo lasciamo con registrazione minima, ok? Che in realtà io sono abituato a usarlo in inglese. Se fate delle ricerche non la trovate sta cosa qua, trovate simple, ok? Quindi c'è completa, minima con operazioni bulk e registrazione minima. Allora noi lasciamo con registrazione minima, è quella che ci va bene. Vi faccio vedere velocemente che cosa sono le altre tre nel caso vi interessi magari applicarle o approfondirle. Questo link, questo e anche quello che vi farò vedere tra poco, lo trovate sotto in descrizione a questo video, così eventualmente potete aprirlo e andare a vedere nel dettaglio quello che adesso vi sto facendo vedere. Ovviamente da dove escono questi link? Sempre dal link di guida che vi ho dato nelle prime lezioni. Da là, ok, si naviga sempre qui sulla sinistra e trovate morte, vita e miracoli del vostro SQL, quindi potete veramente approfondire qualsiasi tipo di concetto come voi meglio preferite. Qui ad esempio è dentro a continuità aziendale, backup, ripristino, concetti, configurazioni, modello di recupero. Allora vedete qui lui dice le operazioni di backup e ripristino vengono eseguite nel contesto di un modello di recupero di database. Praticamente queste tipologie qua, simple, completo e con registrazione minima delle operazioni di bulk, cambiano il modo con cui vengono backupati i nostri dati. Quindi vedete il simple, che è quello che andremo a creare noi, dice non vengono eseguiti backup del log, quindi non si creano backup del log. Lo spazio del log viene automaticamente recuperato per limitare i requisiti di spazio ed evitare la necessità di gestire lo spazio di log delle transazioni. Quindi consente solo il recupero fino al momento corrispondente al termine del backup. Quindi quando noi terminiamo di fare un backup del database, lui tiene il log fino a quel momento. Tutto il resto che facciamo dopo, se non abbiamo fatto un backup, lo perdiamo. Quindi se cancelliamo delle righe e le abbiamo perse, dobbiamo in qualche modo recuperarle, dobbiamo rifare il processo da capo se non c'è un backup
attivo. Il completo devono essere eseguiti dei backup di log. È possibile eseguire il recupero di una temporizzazione specifica, quindi noi possiamo andare indietro nel tempo e possiamo recuperare eventuali cancellazioni anche magari di una settimana fa. Ok, purché i backup siano completi fino a tale momento specifico, quindi il backup comunque deve sempre essere fatto in qualche modo. Con registrazione minima di bulk è simile al completo, diciamo, solo che consente il recupero fino al momento corrispondente al termine del backup. Il recupero temporizzato non è supportato, invece sul completo mi permette anche quello temporizzato. Quindi diciamo adesso probabilmente non mi avrete capito bene su questa cosa qua. Sono sistemi di backup che mi permettono di andare a prendere i dati eventualmente che ho danneggiato nel mio database, ma noi ignoreremo totalmente questa cosa qua perché, come dicevo all'inizio di questa lezione, è un lavoro sta dietro al database, al backup, ai log, è proprio un lavoro di basis, quindi bisogna fare un corso approfondito di basis per andare a gestire al meglio la nostra istanza. Noi cercheremo di fare una via di mezzo, quindi a noi va bene lavorare con registrazione minima. Ok, quindi qui premiamo il file group, non serve a niente, lasciate così com'è, lasciamo quello che è. Una cosa importante mi stavo dimenticando, vedete qui abbiamo il file di dati e il file di log. Se io faccio aggiungi, posso aggiungere un altro file di dati, un altro ancora file di dati che io potrei andare a mettere su altri dischi, così andrei a parallelizzare l'uso del mio database. Allora io vi sconsiglio di fare questa cosa qua. Anche aziendalmente, quando utilizziamo l'enterprise, noi facciamo un file group. Piuttosto, se volete andare a rendere più veloce il vostro disco, mettete ad esempio 4 dischi e li mettete in RAID, in modo che poi vedete un disco unico, in modo che sia il sistema operativo a fare questo lavoro qua e non vi trovate tanti file divisi da poi da dover andare a gestire. Quindi tendenzialmente, a mio avviso, utilizzate sempre un file di dati, un file di log e se volete aumentare la velocità del disco usate il RAID di sistema. Ok, fatto questo premiamo ok. Perfetto, andiamo sul nostro Management Studio. Perfetto, vedete qui si è creato il nostro database, che ovviamente, se noi facciamo anche tasto F2, possiamo poi andare anche a modificare il nome del database, però tendenzialmente non si va mai a fare. Se facciamo clic sul più, ecco che compaiono delle varie cose, quindi diagrammi, tabelle, viste, tutte cose che andremo a vedere nelle prossime lezioni. Vediamo un'altra cosa: se noi facciamo clic destro sul nostro database e andiamo su proprietà, ci ricompare il menu simile a quello che avevamo quando abbiamo creato il database, solo che qui, se andiamo ad esempio su opzioni, ok, vedete lui qui ha messo Latin 1 General CIAS, che è la codifica che vi dicevo che vi inseriva in automatico. Su file group vediamo effettivamente quello che c'era. File, anche qua ha messo esattamente quello che noi abbiamo impostato. Generale, qua giù potete vedere lo spazio, questo può essere utile, vedete lo spazio di occupazione del nostro database, quindi se volete sapere quanto occupa il vostro database, andate in proprietà, andate in generale e qui andate a leggere lo spazio allocato. Poi se andiamo giù e vediamo ad esempio le autorizzazioni, questa sarà una lezione che andremo a vedere più avanti, quindi da qui si può andare a dare le autorizzazioni agli utenti seguendo le regole che si mettono sopra, consenti, nega, eccetera. Proprietà estese lasciamo stare. Query store, che cos'è sta cosa qua? Allora, adesso magari la possiamo anche attivare. Per attivare il query store, ok, vedete qui sulle cartelle che ci sono qui sulla sinistra non c'è scritto query store. Query store è sempre un'attività che è data al basis, quindi io vado a fare delle query, creo delle tabelle, poi inizio a lavorare su queste tabelle e creo delle query. Le query possono funzionare in più modi. Può essere che una volta mi gira in 2 secondi, l'altra volta mi gira in 15 secondi. Ma perché a volte gira in 2 e a volte gira in 15? Il query store mi aiuta a capire questa cosa qua e io posso, su determinate query che andrò a lanciare, andare ad impostare un piano di esecuzione specifico. Adesso forse sto entrando troppo nel tecnico, ma è giusto per darvi un overview molto rapida. Dopo noi non andremo a utilizzare piani specifici e tutte queste cose qua all'interno di questo corso, però è giusto sapere che esistono anche queste cose qua. Quindi eventualmente, se volete andare ad attivarlo, ok, qui vi do anche l'altro link, vedete il monitoraggio delle prestazioni delle query. Qui c'è eventualmente
un articolo sempre su link della guida del SQL che vi spiega un po' tutte queste cose qui. Quindi ad esempio questa è la stringa SQL per attivarlo, però noi lo faremo graficamente, e poi vi fa vedere, ad esempio vedete, si attiva il query store, si attivano queste cose che sono qua sotto. Poi quando noi lanciamo queste cose qua ci danno dei risultati. Vedete, qui fa vedere praticamente un piano di esecuzione. Io lancio un select, ad esempio qui c'è il select, fa vedere la durata media, il peso sulla memoria, quanto occupa sul disco, e quindi fa vedere il select. Dopo lui fa vedere come esegue quella specifica istruzione che noi siamo andati a scrivere. Quindi ad esempio dice qua fa un top, poi va a fare adesso qua non leggo bene, e va a fare altre cose, poi parallelizza e fa tutto quanto. Quindi lui, per potervi dare il risultato della vostra query, deve fare tutti questi passaggi qua di operazione, e a volte queste sono cose che lui genera, il piano di esecuzione. Questo è il piano di esecuzione, no? Quindi lui deve fare eseguire questo piano per darvi il risultato che voi volete. Ogni volta che lanciate una query potrebbe creare un piano differente per n ragioni che vedremo durante il corso. Quindi voi attraverso il query store potete vedere come andare a performare di più una query piuttosto che un'altra. Mi fermo qua su questa cosa qua. Se lo volete attivare senza fare col codice come vi dice la guida, andate qui su modalità operativa, al posto di disattivato, ok, ci mettete lettura e scrittura, ok, e lui qui dice inizia a raccogliere le statistiche con un intervallo di un'ora, intervallo di scaricamento dati minuti 15, quindi quando andrete a vedere nel grafico vi fa vedere i dati ogni 15 minuti. Quindi mettendo lettura e scrittura facciamolo, anche non è un problema. Andiamo sul nostro management SQL, facciamo tasto destro sul nostro database e facciamo aggiorna. Ok, facendo aggiorna, ecco che è comparso il query store che vedevamo nella guida. Potete anche attivarlo, magari durante il corso vedremo qualcosina anche di questa cosa qua. Un'altra cosa importante, poi abbiamo concluso con questa lunga lezione, tasto destro sul database, e qui ci dà un menu con diverse cose. Facciamo anche uno zoom. Vedete, quindi possiamo fare un nuovo database, facciamo un nuovo database, ovviamente si crea un altro database sotto, una nuova query, attività, che è quella cosa che ci interessa un po' di più. Vedete, qui c'è scritto scollega, porta offline, crittografia, compatta, ripristina, backup, ok. Queste cose qua magari le vediamo nelle prossime lezioni, ok. Ad esempio, se scolleghiamo il database andrà offline, quindi non sarà più interrogabile. Criteri, lasciamo stare, andiamo sul report. Ecco, questa è una cosa che potrebbe interessare. Se andiamo sul report standard, ok, lui ci dice delle cose. Ad esempio, vogliamo sapere come viene utilizzato questo database sul sistema. Perfetto, andiamo sul report standard, utilizzo disco, clicchiamo. Qui cosa fa? Ci crea lui un codice sotto, che non ci interessa sapere cosa scrive, e ci fa un report del nostro database. Quindi ci sta facendo vedere l'utilizzo del tasto, spazio non allocato è il 67%, abbiamo dei dati che sono il 12%, non utilizzati il 6%, e poi abbiamo un index che è il 13%. Quindi noi abbiamo il nostro database che è vuoto in questo momento, però ci sono già delle componentistiche dentro, come tabelle viste e tutte queste cartelle, quindi qualcosina è occupato. E quindi qua possiamo vedere spazio utilizzato o non utilizzato. Questo è solo una query, ma poi se andate su report standard, ok, vedete classifiche di dati, utilizzo delle prime tabelle, utilizzo disco per tabella, quindi potete vedere il peso di ogni singola tabella all'interno del vostro database, le partizioni, eccetera eccetera eccetera. Quindi sapete che qua avete un sistema di statistiche che vi dà dei risultati grafici. Vedete, facciamo, adesso non abbiamo ancora fatto niente, però classificazione dati non c'è niente, vabbè, mi darà 0, però vedete vi fa tutti dei report che vi danno delle informazioni che possono essere utili a capire come sta andando e come è strutturato il nostro database. Ogni volta che lanciamo una query, ok, e queste effettivamente sono query report stand, e premiamo qua, ok, crea delle finestre qua su, ok. Vedete, posso passare da una all'altra, non è che ne lancio una e le sparisce, quindi dopo se vogliamo chiuderle le chiudiamo. Perfetto, abbiamo creato il nostro primo database. Con la prossima lezione andiamo a creare una tabella e vedremo un po' il mondo che sta dietro alle tabelle. Come sempre, se la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!